Nell'ultimo video di questa serie ci eravamo lasciati con una gara a dir poco esplosiva e soprattutto parecchie domande sul pilota chiamato Mr. X. Chi è? Semplicemente uno che ha provato a fare il furbo e gli è andata male. E so già cosa vi state chiedendo, perché non dici il nome? Per evitare casini già successi in passato e soprattutto perché non è importante la persona, ma quello che ha combinato. Facciamo un passo indietro. Cosa era successo precisamente? Mi trovavo a Pomposa per una gara di motard insieme a VM Racing, con parecchi piloti che corrono nell'Europeo e Italiano S4. Qualifiche terminate in P7 con tutti attaccatissimi. E gara 1 con prima un tamponamento incredibile dove ne sono uscito miracolosamente illeso. E subito dopo fatturina per la ditta demolizioni. Ma vi ricordate qual era la preoccupazione di tutti i piloti? Le gomme, che su questo asfalto si mangiano dopo pochi giri. Questa gomma ha 2 turni, tipo una roba del genere. Qualcuno come me ha girato pochissimo in qualifica per risparmiarle, altri hanno preferito partire più avanti facendo più giri. Di sicuro a nessuno sarà saltato in testa in questa gara 2 di falsificare la punzonatura dell'ufficiale di gara per cambiare gomma. O no? La stessa pasta sono quelli. Voi non avete sentito, ma c'è stata una discussione animata al parco chiuso perché tutti, e dico tutti i piloti, hanno anche un minimo di valori sportivi, dove appunto il fatto di non cambiare la gomma in mezzo tra le 2 gare è da regolamento, però ovviamente qui non è che ci sono mega controlli e tutto, bisogna un po' fidarsi gli uni degli altri. Solo una persona l'ha fatto, è veramente brutto. Quella che avete appena sentito era la leggera tensione che c'era pre-gara, anche perché nel parco chiuso pochi minuti prima c'era stato un confronto abbastanza acceso tra i vari piloti, gli ufficiali di gara che dovevano controllare appunto questo discorso qui delle gomme e via dicendo. Anche perché era una cosa così palese che gli animi si sono iniziati a scaldare abbastanza in fretta, ma ci ha messo tranquilli, ci ha detto guardate, a fine gara tanto controlliamo tutto, state tranquilli, sappiamo, fatevi la vostra gara e ne riparliamo dopo. Poi lo so che avete un sacco di domande, come è successo, perché ha fatto sta roba, come ve ne siete accorti e via dicendo, ma è tutto documentato, è tutto nei video, quindi tranquilli. Adesso concentriamoci sulla gara perché si sta per partire. La mia posizione di partenza sarà quella ottenuta in qualifica, quindi P7. In gara 1 ho capito alcune cose facendo questi chilometri in più, quindi secondo me adesso potremmo essere un pelino più competitivi e vediamo se riusciamo ad agganciare sto podio. È molto tosta, ma proviamoci. Quindi adesso occhi sul semaforo e gas. Non ce la farò mai col metodo dei fighi. Mi facciamo col metodo da stronzi. Ma aspetta. Prima di partire, ti sei iscritto al canale? Lo vedo che molti di voi guardano i video e non sono iscritti. C'è nelle statistiche, quindi non raccontatemi bugie. Qui sotto, velocissimo, è gratis, clic e siete a posto. Stacco della frizione non eccesso, ma comunque sono riuscito a passare il sesto abbastanza agilmente in fondo allo staccatone. I primi 4 davanti hanno preso un attimino di spazio, ma adesso posso spingere, posso forzare e devo andare a riprendere.
davanti a me ho Matteo Giacobbe, vi ricordate nel video di gara 1 è il ragazzo che mi ha centrato in pieno, esploso e tutto il resto. Sono riusciti a rimettere in sesto la moto in 3 ore, cioè incredibile, i meccanici hanno fatto un lavoro pazzesco, però lo sto vedendo che sta un attimo capendo insomma se c'è tutto a posto. In ogni caso, dai Matteo, dobbiamo andare a prendere quelli davanti, quindi accelera. In questa fase della gara, come in gara 1, con la gomma fresca ne ho un pochino di più rispetto a chi ho davanti, ma in ogni caso è lo stesso discorso di prima, è inutile forzare, lottare, via dicendo, anche se hai quel decimino, 2 decimini di passo più veloce. Mi sta tirando abbastanza bene, stiamo tornando sotto quelli davanti, quindi calma, riagganciamoci e poi vediamo come gira. Allora ragazzi, io e Matteo stiamo andando veramente forte, perché con le gomme che hanno ormai la qualifica, la gara e qualche giro di gara 2 stiamo facendo gli stessi identici tempi della qualifica e vi assicuro il posteriore sta già andando da tutte le parti. Comunque adesso siamo lì e direi che è il momento di ballare. Come nella gara precedente mi trovavo molto meglio nei primi giri rispetto a gara inoltrata. Il posteriore inizia a scaldarsi, inizia a scivolare veramente tanto e faccio più fatica a far turning con la moto, cioè faccio fatica a centro curva a farla tornare indietro, cosa che sembra gli altri soffrano meno. Comunque stringiamo i denti, devo assolutamente cercare di non fare dita demolizioni come è successo in gara 1, quindi se vedrò che dovrò prendermi troppi rischi per rimanere lì attaccato, un attimino di gas in meno. Il problema è capire se ci riuscirò. Problemi freni, non frena più. E in questo caso, quando ho iniziato a sentire un attimino di fatica del freno, non per una mancanza tecnica, sia ben chiaro, ma stando dietro a qualcuno con l'aria calda continuamente, frenate, perdi un pochino di potenza frenante
e quindi devi fare più bar per fermarti. E voi come sapete, io avendo problema all'avambraccio, se devi andare a pestare di più sul freno è matematico che ti si vada un attimino a indurire il muscolo, e quindi a quel punto fai un pelo più fatica a tenere la moto, fai un pelo più fatica a buttarla dove vuoi tu, insomma è tutto più complicato. Allora, c'è sta roba che mi fa uscire di testa, perché in questa gara sono riuscito a inserire il microfono e la telecamera nel casco, come avete visto. Evento più unico che raro. E molte volte uno dice delle cose nel casco e a fine gara non si rende conto se le avevi pensate oppure se le hai proprio dette. Perché certe volte magari con l'adrenalina mandi a cagare un avversario, fai i tuoi commenti e via dicendo mentre vai e dici ma no, ma li ho detti nella testa. E invece poi quando magari scarichi le immagini, come in questo caso, dici no, non le ho dette nella mia testa, le ho proprio dette. Ultimi 2 giri con calma. Niente, questa è un'altra cosa che io non ho mai capito. Che problemi ho con i doppiati? A parte qualcuno che, come avete visto, si è spostato, e grazie che guardate le bandiere blu, perché gli altri non le guardano? Ti passano a cannone i primi 3, non pensi che magari c'è magari anche il quarto o il quinto che sono lì vicini? Cioè io non capisco. Ho fatto un sorpasso all'esterno alla prima curva col davanti che mi ha mezzo chiuso. Vabbè. Dai, non male, P4, degno finale per questo progetto della Super MotoGP. Oh, fermo! Ho pensato subito. Pensando che tipo a ottobre-novembre questa moto non esisteva, VM Racing con la figura di Matteo ha tirato su veramente una moto dal nulla, ha cambiato il telaio, ha rifatto i link, ha rifatto praticamente tutto, costruendo un mezzo che diciamo è divertente e soprattutto va anche forte.
Ma a parte questo, io so cosa volete sapere, ma ascoltiamo un po' il finale di gara, quello che hanno detto i piloti, e poi ci arriviamo. Mi cagava addosso. Zero. No, Anche è venuta una polemica fuori di testa. Cioè? È uscito mi fa tipo andate a piangere dall'altra parte, è vero? Ha preso e è andato via. Così mi ha detto. Io volevo comunque uscire perché comunque sapevo che. Frega un cazzo. Non esiste, eh? Roba. Sei l'unico che Cambia la gomma, non esiste. Dopo che ansia che mi mettevi dietro quando ti vedevo, cazzo un bestione. Se fosse rimasto in piedi non si sarebbe ritirato. No, più che altro è brutto che, cioè, un'atmosfera bellissima è rovinata da gente che deve fare il furbo. Uno, perché è sempre il solito, è il solito. No, dico il solito in senso in generale, però c'è sempre quello che pensa di essere il più furbo di tutti. Ti godrai la gara perché è bella, dietro è stata bella. Poi, figa, vi davate un sacco di fastidio, siamo tornati sotto, poi mi ha fatto un po' di fading e memore di quello che è successo prima. Ho detto, arriviamo in fondo e non facevo lo staccatone. No, invece là sono riuscito. 2 volte ho fatto, prima sono andato largo, cioè poi mi ha infilato io dentro. Invece dopo ho frenato un po' di più, sono riuscito. Tutto è stato, cioè bellissimo. Bello. Cos'è, terzo te? Quarto. Vabbè, però divertente. Polemica. No, quell'altro è uscito prima, secondo me perché Perché si è steso. Si è fermato perché si è steso. È andato a piangere da un'altra parte. Sì. Bene, bella gara, come vi ho già detto mi sono divertito tantissimo, ambiente stupendo, ma come si è sviluppato questo discorso della furbata della gomma? Una delle cadute durante la gara era del celeberrimo Mr. X. Qualcuno lo avrà capito. Nonostante il torto marcio, rientrando in pit lane, ha pensato bene di prendere a parole me e il mio team, per aver fatto notare a inizio gara agli ufficiali la gomma diversa. E aggiungendo che non gliene fregava nulla lui in verità di questa gara, perché in ogni caso si sarebbe ritirato prima dell'ultimo giro. Questo mi dà da pensare. Sarà vero o è uscito dalla pista in questa gara 2 solo perché era scivolato? Se guardiamo a gara 1, dove si è finito bello tutti i giri, i dubbi si intensificano. Ma in ogni caso lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Comunque, andando al sodo, può essere la gara del nonno, del mondiale, dell'italiano, quello che volete. Ma se ci sono delle regole e tutti le rispettano, perché uno deve falsificare la punzonatura di un ufficiale di gara senza dire nulla a nessuno? Una cosa interessante sarebbe stata, faccio un esempio, voglio cambiare gomma perché devo fare dei miei test e poi mi ritiro. Vado dal direttore di gara, dico guardi, cambio la gomma, non c'è bisogno neanche che me la controlliate perché comunque uscirei prima e tutto sotto controllo. La gente non si incazza e mi sembra una roba abbastanza logica da fare, no? Invece fai finta di niente pensando che tutti siano dei deficienti, per poi incazzarsi insultando tutti essendo pure in torto marcio. Bah, anche perché fatti furbo, metti la stessa gomma, così si nota meno. Invece in questa foto, come potete notare, era la Q1, dove si nota precisamente che il posteriore è un SC1 Supercorsa Pirelli, con il classico disegno della saetta sulla spalla della gomma. Invece in gara 2, come potete vedere da quest'altra immagine, che era il momento esattamente dove ero passato sul dritto e dalla telecamera posteriore si vede, la gomma posteriore è un Mezler KR1 classico da motard. L'intaglio della saetta è sparito, nel nulla. Sono palesemente diverse, cioè anche uno con un decimo di vista lo vede, lo capisce. Che figura di merda. Poi, curioso anche come prima chi mi lecca il culo e non viene cagato, successivamente disprezza. Questi che leggete adesso sono dei messaggi inviati al sottoscritto dal caro Mr. X giusto 2 anni fa. Come potete notare dal layout era Instagram. Che dire, probabilmente ho un sesto senso per gli approfittatori egocentrici.
Parentesi, se vuoi far vedere tutto lo scambio epistolare che ci siamo fatti, fallo vedere, non c'è nessun tipo di problema. Io ho messo giusto il succo, la parte interessante, per non far addormentare quelli che stanno guardando questo video. E per concludere, immaginate che ci sia un morale della favola, un insegnamento. Sinceramente nessuno in particolare, più che altro se dovete rubare fatelo bene e non fate la figura dei tonni. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.